riders e benvenuti dal vostro Medors. Oggi siamo qui immersi nella natura per portarvi un contenuto particolare. Parlo al plurale perché non sono solo, ma con me c'è Andrea Di Marcantonio, direttore di Performance Mag, che oggi Ciao caro, ci istruirà per non morire in fuoristrada. Oggi abbiamo scelto la nuova Beta RR125 LC 4 tempi, che è una moto semplice, molto facile da guidare, con un motore che ha una coppia molto in basso e ottimi medi. La versione 2022 ha un motore aggiornato con fasatura variabile, insomma Andrea ci sarà da divertirsi parecchio. C'è tanto materiale su cui lavorare. Già abbiamo iniziato, ci siamo portati avanti. Allora Andrea, da cosa iniziamo oggi? Allora, la prima cosa sicuramente è la pozione di guida, che è molto importante per la corretta gestione della moto e la distribuzione anche dei pesi sulla moto, sia sull'anteriore che sul centrale, che è molto importante, così come lo sono le pedane. Le braccia vanno larghe, 2 dita sul freno e 2 sulla frizione. Le gambe stringono i convogliatori sempre, e i piedi sono sulle pedane ben fermi. Chiaro. Questo per quale motivo? Perché la moto così viene controllata molto meglio, specialmente in accelerazione e in ingresso curva, dove tu dovrai metterti avanti, sempre braccia larghe, spostare il tuo peso in avanti, piede fuori interno la curva, gas molto costante e curvare. Poi lo vedremo man mano, però sto per spiegarti un po' nella sua complessità quello che bisogna fare. E ora andremo a fare una serie di esercizi per ottenere un po' di confidenza. Perfetto. Sia sull'avantreno che sul posteriore. Quindi esercizi anche legati alla frenata, all'inizio della derapata, al controllo del gas, anche se qui abbiamo pochi cavalli, quindi non c'è una potenza eccessiva da gestire, però faremo tutto in una sequenza già preordinata, in modo che tu poi alla fine farai il tuo giro limite in totale sicurezza. Non vedo l'ora. Ok? Andiamo! Pronti? Benissimo, facciamo la curva. Allora arriviamo su questa curva, nel momento in cui sei centrale a circa 10-15 metri dall'ingresso curva, sì. Metti il tuo busto, la parte superiore del corpo avanti, frena leggermente con l'anteriore, spingi sulla pedana esterna, quindi il piede, lascia cadere la moto nella curva, piede sinistro interno alla curva, gas, ok? Sì. Vai! Andrea, è difficile gestire la frenata. Come posso modulare bene e avere comunque velocità di percorrenza? Non è difficile, l'importante è capire come distribuire la forza frenante sia sull'anteriore che sul posteriore. Molti piloti anche usano pochissimo il freno posteriore, mentre invece a mio modesto avviso va utilizzato perché serve a rallentare. Comunque nella staccata ovviamente prima si tende a frenare e poi si infila la marcia inferiore. Mai aggressivi sul freno anteriore, mai, anche se è potente, ma mai dare una prima pinzata leggera e poi magari mordere un pochino di più il freno e aiutarsi leggermente con il freno posteriore. Nelle moto più potenti il freno posteriore viene anche utilizzato per gestire, tra virgolette, l'erogazione della potenza e quindi rendere lineare l'uscita della curva. Come va Andrea? Ma che divertimento Andrea, che scoperta! Viva il fuoristrada! A qualsiasi età rende liberi e sempre più giovani. E ti diverti sia che hai 5 cavalli, 15 che 40? Sì, assolutamente sì. Ok, adesso abbiamo affrontato una curva stretta, adesso affrontiamo una curva diciamo un pochino più in velocità, ok, con il gas in mano, quindi tu arriverai come ti ho detto, staccata, poggi le ruote sul bob esterno, perfetto, passi di qua, ti appoggi su quel bob esterno, ma molto prima di quel tratto lì dai subito il gas. ok, Tanto il bob ti tiene ruota posteriore ferma, ok? Puoi fare due tipi di traiettoria, o larga o stretta. Le facciamo entrambe, prima facciamo la larga, ok? Benissimo, procediamo. Andrea, devi passare qui. Là puoi dare gas, la moto rimane ferma, non ti preoccupare. Adesso abbiamo fatto larga, ora proviamo a farla più stretta, quindi aumenta leggermente la velocità di ingresso, ok, piega di più la moto, tieniti molto stretto, esci stretto qui
e poi sulla parte centrale della pista vedrai che la moto tenderà a derapare. Tu non lasciare il gas, dallo sempre a mazzetta. Sarà fatto, Okay? o almeno ci proveremo. Ok, vai. Allora, come sta andando? Bene, bene, pian piano sto prendendo confidenza col mezzo. Quando arrivi sulle curve, ho visto, stai un pochino troppo indietro, cerca di portarti avanti con Un po' più avanti? il fondo schiena, ok? Ok, perfetto. Ora facciamo il salto, proviamolo in maniera molto tranquilla, a piccoli gradi, Ok. non saltare subito col gas aperto, non serve a nulla. Prima del salto arrivi, ti alzi leggermente dalla sella in piedi, continui a dare gas in modo graduale, non togliere il gas subito sotto al salto e non rimanere con il gas aperto quando stai in aria. Ok, va benissimo. Proviamo a fare intanto questo piccolo esercizio, non ti preoccupare se salti poco, succede a tutti, quindi vai tranquillo. Andiamo. Saltiamo un po', vai. Sei ancora un po' incerto sull'attacco al salto. Mentre qui arrivi sul salto, Sì, spostati leggermente indietro, ok. dai modo alla moto di sollevarsi. Non stare seduto sulla sella, alzi leggermente sulle ginocchia, sostieniti. Ok, Ma il segreto principale è affrontarlo con una maggiore velocità, poi la moto fa tutta da sola. più o Ok. meno. Allora Andrea, com'è andata? wow, uno spettacolo. È valsa la pena sudare così tanto. Oggi è dura, 35 gradi è dura. Come ti sei trovato? Guarda. Piace la moto? Bello, il motore dà tanta confidenza perché comunque la cavalleria è più che gestibile avendo 15 cavalli. E di sospensioni per la mia stazza Certo, molto è parecchio morbida, certo. però diciamo non è progettata per un bestione di 100 kg e passa, No. è di 30 anni, è progettata per i giovani che vogliono approcciarsi al fuoristrada. E, insomma, Considera che divertirsi. Beta vende questa moto che è il primo step per l'enduro, ma comunque è una moto che va ai ragazzi molto giovani per andare a scuola, per fare qualche uscita sullo sterrato, ma non è una vera enduro hard ovviamente. Assolutamente. Però per il nostro corso direi che la moto adatta perché ha sospensioni abbastanza ben calibrate, ha un motore reattivo come hai visto. Assolutamente, anche Quindi- la frenata comunque è Esatto. modulabile, Esatto. si gestisce molto bene. Questa moto può essere l'approccio giusto per iniziare a fare qualcosa in fuoristrada con molta tranquillità, Sì. perché i cavalli sono quelli che sono. Ti sei trovato bene? Benissimo, anzi Quindi- ripetiamole più spesso queste esperienze. L'unione fa la forza, no? Giusto. Ok, perfetto. Allora, al prossimo corso. Grazie Ciao, a ragazzi. tutti, a presto. Ciao, ciao.